Una partita, quella di oggi, fin troppo strana, nel senso che il risultato penalizza troppo l'Inter. Sim, um resultado bem frustrante pelo trabalho que a equipe vinha fazendo. Infelizmente acharam um belo chute e fizeram um gol e o Parma só fez isso. E infelizmente é uma partida bem estranha que perdemos e agora temos que trabalhar para voltar a vencer e continuar nosso caminho no campeonato. E beh, è un risultato chiaramente frustrante perché il Parma ha trovato un tiro bellissimo, ma di fatto ha fatto solo quello ed è chiaramente il tiro che ha permesso loro di vincere la partita. È per noi un risultato che non piace, è un risultato che non ci piace e soprattutto adesso l'unica cosa che possiamo fare è tornare a lavorare per cercare di tornare alla vittoria il prima possibile. Anche oggi l'Inter ha creato tanto, sembrava quasi però che la palla non volesse entrare. Che cosa è mancato? Lucidità, forse un pizzico di precisione? É difícil falar que não trabalhamos muito, que não trabalhamos finalização, que não atacamos com eficácia, é muito fácil, porque hoje não fizemos gol, mas faltou um pouco de eficácia, um pouco mais de concentração. E eu penso que se a gente capricha um pouco mais, eu tenho certeza que a gente faria gol e sair com a vitória. Beh, da fuori è brutto dire non si fa gol perché non si lavora sulla concentrazione, perché non siamo attenti, perché non c'è intensità. Noi lavoriamo molto anche sulla finalizzazione, è chiaro che poi nel momento in cui non segni viene un po' più facile dire così. In tutto questo però inevitabilmente noi dovremo tornare a lavorare e magari mettere sì quel pizzico più di intensità, quel pizzico in più di concentrazione per riuscire a sfruttare le palle create. Roby? Sì, ciao Enrico, volevo chiederti cosa ti rimane dopo una partita come questa, cioè cosa avete dentro, nello spogliatoio avevate rabbia, incredulità, delusione, qual è il sentimento che hai tu e che magari anche hanno i tuoi compagni? La rabbia è quello che rimane dopo una sconfitta così? Sim, um pouco de tristeza, um pouco de querer dar um pouco mais dentro de campo e de sair com a vitória, porque trabalhamos para isso. E quem joga na Inter tem que ter esse tipo de mentalidade, vencer sempre. E infelizmente não ganhamos e o sentimento que tem dentro do balneário é de tristeza, mas agora é trabalhar bem para retornar bem e ganhamos já o próximo jogo. Beh, chiaramente è un risultato che non ci rende felici. Chi gioca all'Inter sa che deve avere questo tipo di mentalità, ovvero giocare tutte le partite per vincere, quindi questo è un risultato che non ci rende felici, ma a maggior ragione dovremo lavorare meglio per le prossime partite. Patrick, l'ultima? Dalbert, guardiamo avanti, martedì c'è il Tottenham, cosa dovrà fare l'Inter per andare oltre questo risultato e per prepararsi meglio per la sfida di martedì? É muito fácil dizer hoje preparar melhor. Porque trabalhamos forte, trabalhamos no limite toda semana, todos os jogos pra gente é igual. Claro que no próximo jogo é um jogo de Champions League, mas temos que estar mais concentrado e tenho certeza que a gente vai conseguir dar a volta por cima desse resultado e já conseguir uma vitória. Beh, è chiaro che bisogna in tutto questo tornare ad allenarsi duramente esattamente come abbiamo fatto in questa settimana. Dobbiamo però riuscire a dare il massimo, riuscire a dare ancora di più per riuscire a ottenere il risultato già a partire da martedì sera, che è una partita di Champions League ed è importantissima. In diretta con Samir Handanovic, è stata una partita fin troppo strana quella di oggi. Tante conclusioni verso la porta e poi la beffa finale. Che cosa vi lascia questa partita? È vero quello che dici te, che abbiamo attaccato tutta la partita, non siamo riusciti a bloccarla e poi sul contropiede abbiamo preso gol. Sicuramente dovevamo fare di più sotto porta e fare gol, che se sbloccavamo partita al momento giusto, secondo me questa partita avrebbe preso diversa direzione. Però questo è il calcio e bisogna dare atto e ripartire subito. Martedì c'è subito una nuova partita e nuova occasione e sicuramente bisogna trovare un po' fuoco dentro per superare questo momento, ma si va avanti. Ecco, Spalletti ha detto che dopo 4 partite e 4 punti evidentemente si è raccolto meno di quello che l'Inter meritava. Sei d'accordo? Insomma, la sensazione è che effettivamente sia proprio così, pensando a oggi, alla partita persa a Reggio Emilia con il Sassuolo e alla partita con il Torino. Sì, penso che abbiamo raccolto meno, però poi
Io non credo mai nelle cose casuali, può capitare in una partita e dobbiamo subito risettare, renderci conto in che momento siamo e ripartire subito martedì, perché tutti volevamo vincere, tutti volevamo fare qualcosa in più, però non siamo riusciti. Bisogna prendere atto perché questa è una cosa reale. C'è un'immagine che gira di un replay in cui si vede il tiro di Di Marco e sembra che la tua visuale sia ostruita da Inglese, se non sbaglio, che era in fuorigioco. Dalla tua posizione, come ti è sembrato? Mi è sembrato che il tiro non l'ho visto partire, anche se lui ha fatto un gran gol, però c'è un giocatore del Parma davanti a me e penso che non è regolare. Questo devono vedere quello che stanno su VAR, non io. Non c'ho altro da aggiungere, non è che cerchiamo noi dell'Inter, non è che cerchiamo alibi e non li vogliamo perché sappiamo tutti che dovevamo dare di più, però c'è questo tiro non è regolare e anche poi c'è un gol clamoroso per noi che si è fatto finta di niente. Martedì arriva il tanto atteso ritorno in Champions League, tu sei uno di quelli che l'ha aspettata di più con la maglia dell'Inter. Che partita sarà, che emozioni viverai? Emozioni non lo so, vediamo quando succede. Partita, sappiamo che squadra è Tottenham, che è una dei top team di Inghilterra e niente, noi ci dobbiamo preparare cosa dobbiamo fare in campo e essere forti anche dopo questa sconfitta. Grazie Samir Handanovic. Prego, grazie a voi.